Questo progetto non potete non realizzarlo, eh? Mi raccomando, voglio vedere tutte le vostre foto. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritornati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come realizzare questa bellissima ghirlanda autunnale fai da te. Ma dico io, non è una meraviglia? Tra l'altro si sposa benissimo con tutto il resto, con la piantina che ho alla mia sinistra, con il cuscino che ho alla mia destra. Infatti credo proprio che questa decorazione la appenderò proprio alle mie spalle e farà parte dello sfondo dei video su YouTube da ora in poi, finché non finisce l'autunno. Anche qui è sottointeso che in base alla stagione e in base alla festività puoi personalizzare la ghirlanda, potresti farla anche natalizia, basta cambiare le tonalità di colore e anche qui il gioco è fatto. Un altro progetto molto versatile, facilissimo, veloce, a prova di principiante, ma in sostanza cosa ho impiegato? Innanzitutto occorre un ciondolo decorativo di questo tipo che io ho acquistato da Teddy. È caduto. Non ho messo abbastanza colla. Vabbè, aspettate che lo inserisco tra la lavorazione e l'uncinetto. Capita, questo è il bello della diretta. Dove cavolo lo devo inserire? Devo mettere più colla a caldo. Sono stata tirchia con la colla a caldo. Vabbè, infatti già vi ho anticipato che occorre anche la colla a caldo. Comunque, andiamo per ordine. Un ciondolo decorativo. Questo credo sia da 15 cm, da 14 cm. Altre decorazioni autunnali per impreziosire ulteriormente il mio progetto fatto a mano all'uncinetto. Della colla a caldo. Se non avete la colla a caldo e la pistola per la colla a caldo, va benissimo qualsiasi altra colla per il fai da te per i lavori all'uncinetto, quella che di solito utilizzate, io credo vada benissimo. Poi anche qui ho utilizzato diversi filati avanzati nel corso di questi anni per andare a realizzare delle foglioline, in totale ne ho realizzate 9. Poi occorrerà del filato per andare a realizzare della zucca e delle ghiande e anche qui un po' di imbottitura per amigurumi. Quello che avete, insomma, utilizzate. Questo è un altro di quei progetti di recupero dove si utilizza ciò che si ha proprio come ho fatto io per addobbare la nostra casa in mood autunnale. Spero apprezziate anche questa idea diversa dal solito. Vi aspetto come sempre giù nei commenti, mi raccomando fatemi sapere e se lo replicate taggatemi nei vostri contenuti social. Io a questo punto vi lascerei direttamente al tutorial di oggi. L'uncinetto di lavorazione impiegato per tutto è stato il 3,5. Ogni volta mi dimentico di comunicarvi l'uncinetto. Comunque, bando alle ciance, sigla! Inizio con la realizzazione della foglia d'acero. Come notate ne ho realizzate diverse, sono 9, una per colore. Faccio un cappio e avvio 17 catenelle. Diciassettesima catenella. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 16 punti bassi. Sedicesimo ed ultimo punto basso. Proprio nell'ultima catenella aggiungo altri 2 punti bassi per un totale di 3. Vado a segnare il secondo di 3 e poi procedo con la mia lavorazione, un punto basso in ciascun punto sottostante. Quindicesimo ed ultimo punto basso. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo la seconda riga. Salto il primo punto, a partire dal secondo inizio a lavorare in costa dietro. Quindicesimo ed ultimo punto basso. Quando arrivo al marcapunti, al secondo punto dei 3, lo tolgo, prendo tutto il punto, quindi entrambe le asole, e qui lavoro l'aumento di 3 punti bassi. 2, 3.
Con il marker segno il secondo di 3. Continuiamo il nostro lavoro lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante in costa dietro e saltiamo gli ultimi 3 punti. Lavorerò in totale 14 punti bassi. Gli ultimi 3 punti li salto, faccio una catenella, giro il mio lavoro, salto un punto e a partire dal successivo inizio a lavorare un punto basso in costa dietro finché non arrivo al marcapunti. Tredicesimo ed ultimo punto basso in costa. Nel punto segnato col marker ripeto l'aumento. 3 punti bassi, 2, 3 e segno il secondo col marcapunti. Continuo lavorando un punto basso in costa dietro in ciascun punto sottostante tranne che negli ultimi 2 punti a fine riga. Quindi lavorerò un totale di 15 punti bassi. Salto gli ultimi 2 punti, faccio una catenella, giro il mio lavoro, salto il primo punto e a partire dal secondo in costa inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante finché non arrivo al marcapunti. 14esimo ed ultimo punto basso, tolgo un attimino il marker, lavoro i miei 3 punti e poi lo rimetto nel secondo dei 3. Continuo e termino la mia riga con gli ultimi punti bassi in costa nei punti che ho al di sotto per un totale di 13 punti bassi e salto gli ultimi 2. 13esimo ed ultimo punto basso, salto gli ultimi 2. Catenella, giro il mio lavoro, salto un punto a partire dal successivo in costa, lavoro un punto basso in ciascun punto per un totale di 12 punti bassi. 12esimo ed ultimo punto basso. Nel punto segnato con il marker ripeto l'aumento di 3 punti e poi vado a segnare il secondo dei 3. Continuo e termino la riga con gli ultimi punti bassi e ne salto 2 alla fine. Salto chiaramente gli ultimi 2, catenella, giro il lavoro e inizio a lavorare un punto basso in costa dal secondo. Tredicesimo punto basso, tolgo il marker e lavoro 3 punti bassi e poi rimetto il marker nel secondo dei 3. Continuo la riga lavorando gli ultimi 11 punti bassi in costa dietro. 11, salto gli ultimi 2, catenella, giro il mio lavoro. Riga numero 7, salto un punto e a partire dal secondo inizio a lavorare 11 punti bassi in costa dietro. Nel secondo dei 3 lavoro l'aumento di 3 punti bassi e poi rimetto il marker nel secondo di 3. Continuo la riga lavorando gli ultimi 12 punti bassi in costa dietro e salto sempre gli ultimi 2. Ultimo punto basso, salto gli ultimi 2, catenella, giriamo il nostro lavoro. Ultima riga numero 8, salto un punto, vado nel successivo e inizio a lavorare i miei punti bassi in costa per un totale di 12. 12esimo punto basso, qui tolgo il marker, non mi occorre più. Nel secondo dei 3 faccio un punto basso, 8 catenelle, a partire dalla seconda lavoro un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 7 punti bassi. Settimo punto, entro nel punto basso nel secondo dei 3, faccio un punto basso e termino questa ultima riga con un punto basso in ciascun punto sottostante, sempre in costa dietro, e salto sempre gli ultimi 2 punti.
10° ed ultimo punto basso. Faccio una catenella di sicurezza, stacco il filo e con un ago vado a nascondere quello in eccesso. Per realizzare la zucca ho utilizzato lo stesso schema che vi ho mostrato un annetto fa, lo trovate sempre qui sul canale, magari ve lo lascio nella i qui in alto come fare una zucca ornamentale e nel box info sotto a questo video. Ho utilizzato degli avanzi in arancione che ho lavorato sempre con l'uncinetto 3,5, infatti la lavorazione è molto fitta, e poi ho utilizzato questo verdone per il peduncolo. Infine un po' di imbottitura per imbottire appunto la mia zucchetta. Per realizzare la ghianda invece utilizzerò due colori, un marrone scuro e un beige. Partiamo dal beige. Faccio un anello magico incrociando così il filo, entro al centro e prendo quello di lavorazione. Blocco intanto con una catenella. All'interno dell'anello magico vado a lavorare 6 punti bassi. Sesto ed ultimo punto, tiro la coda dietro e chiudo il mio anello magico. Se il filato è troppo lungo e vi dà fastidio potete sempre tagliarlo. Inizio il secondo giro andando a lavorare 2 punti bassi, quindi primo aumento nel primo punto. 1, 2. Vado a segnare il primo di 2. Nel punto successivo ripeto l'aumento, 2 punti nello stesso, e così farò negli altri 4 punti che mi rimangono. Durante questo secondo giro ci ritroveremo con 12 punti bassi. Dodicesimo ed ultimo punto basso. Tolgo il marker e inizio il terzo giro. Nel primo punto lavoro un punto basso, nel secondo invece un aumento, 2 punti bassi nello stesso. Vado a segnare il primo punto di 3. Nel punto successivo lavoro un punto basso, nel secondo un aumento. Ripeto questa sequenza per i punti che ho al di sotto. Durante questo terzo giro ci ritroveremo con 18 punti bassi. Diciottesimo ed ultimo punto basso. Giro numero 4, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 18 punti bassi. Giro numero 5, faremo delle diminuzioni. Intanto nel primo punto lavoriamo un punto basso che andiamo a segnare col marker. Nei prossimi due faremo una diminuzione. Entriamo nel primo, prendiamo il filo. Entriamo nel secondo, prendiamo il filo. 3 asole, chiudiamo tutto. Abbiamo lavorato 2 punti insieme, quindi da 2 punti siamo passati a un punto, e per tutto il giro ripeteremo questa sequenza: un punto basso normale e una diminuzione. Al termine di questo giro ci ritroveremo con 12 punti bassi. Gli ultimi 2 punti li lavoriamo insieme, quindi 12° ed ultimo punto. Per il giro successivo, il numero 6 ed il numero 7, lavoreremo un punto in ciascun punto per un totale di 12 punti bassi.
Iniziamo il sesto. Inizio il settimo. Dodicesimo punto basso. Prima di procedere con il giro successivo, prendo un po' di imbottitura e la inserisco all'interno. Tolgo il marcapunti, inizio l'ottavo giro, faccio delle diminuzioni, 6 per la precisione. Entro nel primo e nel secondo, prima diminuzione. Seconda, terza, quarta, quinta, sesta ed ultima diminuzione. Concludo con un paio di punti bassissimi, ne faccio anche un terzo, catenella di sicurezza, stacco il filo e poi faccio passare il filo attraverso i punti. Posso disperdere anche il filo in eccesso all'interno. Taglio l'eccesso. Occupiamoci adesso della parte superiore. Col marroncino più scuro avvio sempre un anello magico all'interno del quale vado a lavorare 6 punti bassi. Stringo l'anello e chiudo. Vado a lavorare un ulteriore giro di 6 punti bassi. Entro nel primo e inizio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porto il mio lavoro sul dritto perché giustamente si imbarca e in ciascun punto che ho al di sotto vado a fare un aumento, 2 punti bassi in ciascun punto per un totale di 12, 1 e 2. Dovremmo andare a marcare il primo di 2 con il marcapunti. Io non lo farò, preferisco contare perché la lavorazione è piuttosto piccola e mi verrebbe scomodo. In tal caso mi raccomando, contate. E 12. Nel giro numero 4 passeremo a 18 punti, quindi faremo nel primo punto un punto basso, nel secondo un aumento, proprio come prima, 1 e 2, quindi sono a 3 punti, 4,
5, 6. Faccio un ulteriore giro a punto basso, lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 18. Il primo lo segno con il marker. 2, 3, 4, 5. Tolgo il marcapunti, vado a fare un paio di punti bassissimi, 1, 2, stacco un po' di filo che mi servirà per cucire e vado a cucire questo secondo pezzo al primo. Bene, una volta cucito il tutto faccio un nodino anche qui, non si vedrà nulla, e me lo porto all'interno del lavoro. Tiro un po' così il nodo va all'interno e questo lo possiamo sempre disperdere all'interno. Rientro e direi che va bene così perché l'ho bloccato. E voilà, anche la mia seconda ghiandina è così pronta. Bene, amiche ed amici, sto cercando di capire come comporre al meglio questa bellissima ghirlanda autunnale, forse ho trovato la quadra giusta. Nel frattempo ho messo a riscaldare la colla a caldo per applicare le varie decorazioni al ciondolo decorativo. Mi sto aiutando anche con delle decorazioni che ho acquistato da Teddy per impreziosire ulteriormente il mio progetto all'uncinetto fai da te. Credo che la disposizione di queste foglioline vada più che bene, voi cosa ne pensate? Poi ho posizionato la zucca in basso e le due ghiande qui. Vorrei inserire questa applicazione tra una decorazione e l'altra per dare un tocco di colore. Vorrei anche inserire queste mele e melograni. Ora vediamo un po' cosa riesco a fare, ovviamente disporrete le vostre decorazioni a vostro gusto.
Bene amiche ed amici, ho cercato di fissare al meglio tutte le varie decorazioni, spero che vi piaccia, anzi spero che vi piaccia tanto quanto piace a mia mamma. Ho appena fatto vedere questa ghirlanda, le ho detto cosa ne pensi. Io magari non ero molto convinta della disposizione delle decorazioni, appunto lei è rimasta davvero a bocca aperta, le è piaciuta tantissimo e mi auguro piaccia anche a voi. Spero vi sia di ispirazione anche per altri progetti del genere, non solo autunnali ma anche natalizi. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che quest'altro progetto che fa parte della playlist Crochet Home Decor vi sia piaciuta. Vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se proverete a replicarlo e se hai qualche altra idea autunnale o in generale qualche altra idea, comunicala giù nei commenti, mi raccomando. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e per aver scelto anche quest'oggi di guardare Momi. Alla prossima, un bacino a tutti!